Questa tua conoscenza altamente specialistico Sì. per fare le cantine ne hai fatti parecchi, no? Ne abbiamo Quante- fatto più di 350 in tutta Italia. Cosa? 350 cantine in tutta Italia. 350? Abbiamo realizzato, sì. Italian Wine Travel with Stevie Kim. Okay, hello, my name is Stevie Kim, and today we will be talking about Petra Winery with one of our friends, Mr. Vittorio Moretti. Ciao Vittorio! Ciao. Allora, noi oggi parliamo di Petra perché tu sei nato come costruttore, no? Io sono un costruttore, Sì. sì. Lì vediamo proprio questo collegamento, tu come costruttore con anche il vino. Raccontaci un po' come fu Petra. Dunque, io, come dici, sono un costruttore e ho iniziato a lavorare nel 67, che mi sono sposato. La mia passione, data dalla famiglia, perché mio nonno materno era un coltivatore e coltivava anche vigna in Franciacorta, quindi ho pensato di fare una casa in collina con la cantina sotto e mi sono fatto bella vista. Dopodiché sono un imprenditore e da imprenditore mi sono documentato, sono andato in Champagne, sono andato nelle zone vinicole più importanti e ci venne voglia nel 96-97 di fare del vino rosso, perché in Franciacorta il vino rosso non veniva di grande qualità. Quindi andai in Toscana. La zona migliore era la costa della Toscana, perché sappiamo benissimo che Bolgheri ha fatto dei vini importanti. Bolgheri era un po' già, troppo affollato e quindi mi spostai un po' più giù, andai a Suvereto, ho trovato questa cantina, piccola cantina, con 12 ettari di vigna. Io avevo le idee precise ed era quello di fare un bordolese e quindi iniziamo subito a spiantare le vigne, incominciai a piantare soprattutto Merlot e dopodiché abbiamo allargato, mettendo Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e altri vitigni che sono vitigni interessanti che danno la possibilità di fare vini importanti. Allora, Petra, c'è un'architettura molto particolare, è molto imponente. Tu ci arrivi e ti colpisce, specialmente questa scalinata, no? 142 scaline, sì. Al proposito, l'ho fatto anch'io con il nostro team, però hai fatto con un tuo amico, architetto, sì. Mario Botta. Innanzitutto il progetto di Petra da dove nasce? Nasce dal fatto che essendo vicino a Bolgheri e fuori zona, noi dovevamo fare qualcosa di forte che potesse dare attrazione, perché eravamo in una zona sconosciuta. Del resto io costruivo cantine, sapevo come fare la cantina. La cantina è una macchina e quindi le macchine devono avere linearità nel fatto della produzione. Quindi noi abbiamo fatto un progetto di massima. Dopo ero amico di Mario Botta, grande architetto svizzero, e gli chiesi a Mario Botta se era disponibile a progettare con me la cantina, soprattutto a fare il vestito di questa cantina. E quindi avevamo deciso di fare questo cerchio. E il discorso di questo fatto circolare funzionava molto bene per la vinificazione. E quindi siamo partiti da lì e poi abbiamo esploso tutto quello che sono le altre situazioni, di avere la cantina poi per il legno, la cantina per il primo anno di barrique
e la cantina per il secondo anno di baricca. Ma hai fatto anche questo tunnel, no? con la luce. Questo tunnel. Sì. Questo Qual tunnel, era l'obiettivo di questo? L'obiettivo del tunnel è quello che noi lì siamo in una zona molto calda Sì. e sottoterra noi abbiamo la temperatura costante. Come anche in Bellavista c'è un tunnel che ci permette di non aver bisogno di condizionamento e di sprecare energia. E noi in cantina d'estate abbiamo nella cantina invecchiamento 18 gradi e riusciamo anche tranquillamente a mantenere i 15 gradi con un piccolo aiuto, che i 15 gradi sono la perfezione perché sono la temperatura del terreno. Sì, questa tua conoscenza altamente specialistico Sì. per fare le cantine ne hai fatti parecchi, no? Ne abbiamo Quante- fatto più di 350 in tutta Italia. Cosa? 350 cantine in tutta Italia. 350? Abbiamo realizzato, sì. Ascolta, allora, c'è questo tema di voi, diciamo, i vostri 3 figlie, Sì. ok? Ovvero sia, i tuoi 3 amici, in fattispecie Mario Botta, Attilio Scienza, Gualtieri Marchesi, diventano un po' i mentori delle tue figlie, Sì, no? Perché sì. uno si occupa dell'ospitalità, cioè ha preso il mentore come Gualtieri Marchese, Certo. poi Francesca ha studiato con Scienza e poi Valentina ha Valentina studiato con invece ha Mario Botta. lavorato nelle nostre costruzioni. Sì, allora però volevo arrivare a questo, perché questi mentori, tuoi amici, che Sì. viene, diciamo, passate tue figlie, Certo. qual è il significato di amicizia per te? Il significato di amicizia per me è un significato molto alto. Io l'amico lo ritengo quasi più di un fratello. L'amico diventa amico quando hai una reciproca simpatia, un reciproco modo di pensare e quindi ti trovi bene e diventi amico e noi abbiamo bisogno assolutamente di amicizia perché nel mondo non vivi da solo. Allora, Vittoria, abbiamo parlato di vostre 3 figlie che stanno prendendo un po', diciamo, questo lavoro da te, anche se non vuoi andare in pensione. Allora, in quel momento hai portato dentro un super partes, un manager, super dirigente. Come mai hai fatto questo? Dunque, è una cosa necessaria. Il passaggio generazionale è una situazione molto impegnativa. Sì, non facile. Perché non facile, perché i figli, ognuno ha la sua testa. Quindi l'azienda si ingrandiva, c'era bisogno di persone che avessero una pratica e una capacità più alta. Quindi abbiamo pensato di mettere un manager che è Massimo Tuzzi. Sì. Massimo aveva una capacità molto forte sul vino, quindi abbiamo dato valore alle aziende mettendo questo e nello stesso tempo abbiamo fatto ordine perché le figlie sono diventate vicepresidenti, ognuna ha un'occupazione esterna a quello che è la gestione e la gestione viene fatta da manager. Tu sei chiaramente anche a fare il vino, sei un produttore, però io ti vedo più come un imprenditore. Petra, qual è stato, diciamo, oltre a fare i rossi, ok? Qual è stato tuo pensiero dietro a investire e continuare a investire in Petra? Molto semplice. Noi abbiamo fatto Petra soprattutto perché a mia moglie piaceva il vino rosso. Ok. E voleva un vino rosso importante. Ok. Da lì poi è nato tutto. Del resto tutto il mio lavoro è nato da un'interiorità che hai una volontà di fare delle cose che ti soddisfano e quindi io ho sempre goduto a fare quello che ho fatto, ho sempre fatto cose che mi danno soddisfazione, quindi Petra è stata fatta per fare un vino importante e per naturalmente
da imprenditore sviluppare poi un territorio. Io dico sempre che abbiamo un sentimento noi difficile e particolare, che è l'invidia. E l'invidia è un motore perché l'invidia diventa poi emulazione, no? Uno vede che uno fa una cosa e dice ma io voglio farla meglio, e quindi ti porta a emulare. E Petra è stata, come del resto Bella Vista in Franciacorta, Petra è stata un elemento di traino di tutto un sistema della zona che è Suvereto. Okay, Bene? it's a wrap. Thank you very much for joining us. Don't forget to subscribe by pushing the button. Ok, alla prossima. Ciao ragazzi. Grazie. Cin cin with Petra, Evviva. vino rosso che piace a tua moglie. Esatto, grazie.